Il motivo vero per cui ho iniziato a fare il pilota dell'aviazione dell'esercito è perché con un collega con cui eravamo molto amici se ne parlava, era interessante, era diciamo un sogno, per cui appena ci fu la possibilità di fare il concorso interno nell'esercito da tenenti, feci il concorso, lo vinsi e quindi iniziai la progressione addestrativa per diventare pilota. Il motivo per cui sono entrato nell'esercito però è diverso, nel senso che mio padre era sottufficiale dell'esercito e a fine del liceo mi chiese se ero interessato a fare i concorsi sia per l'Accademia di Modena dell'esercito sia per Pozzuoli dell'aeronautica. E io, vabbè, anche se a quell'età non è che hai proprio le idee chiarissime, comunque iniziai l'iter selettivo per entrambe e quindi passai i test psicoattitudinali per entrambe, poi arrivò la fase della prova scritta e che fortunatamente o sfortunatamente quell'anno il Ministero decise di farlo lo stesso giorno, forse proprio per evitare la vittoria di entrambi i concorsi, e quindi poiché cadeva il giorno, me lo ricordo ancora, il 31 luglio del 1985, dovetti fare la scelta di fare quella dell'esercito, sia per amore di di padre, che per opportunità maggiori. E quindi diventai allievo ufficiale del 167° corso Fermezza, che iniziò nel 20 settembre 1985, si concluse nell'87 a Modena e poi da lì andammo a Torino e nel 3 gennaio del 90 da ufficiale di fanteria carristi, all'epoca era ancora di fanteria la specialità carristi, andai a Civitavecchia a fare, diciamo, la prima nomina. Poi dopo 3 anni feci il concorso nell'Aves, nell'aviazione dell'esercito. Dopo la vittoria andai come primo reparto di volo al primo reggimento Antares, perché da bambino il primo modellino di quelli che si costruivano, si assemblavano, che costruì era il CH-47, che quello sì era un sogno che è rimasto costante nella mia carriera di pilotare. E infatti ad Antares iniziai un primo corso nel 97 per fare l'abilitazione sul CH-47, ma fu interrotto perché per vari motivi contingenti partiva una missione in Albania, c'erano poche ore di volo e quindi dovetti aspettare. Nel frattempo ho dovuto frequentare il primo anno di scuola di guerra e quindi ho dovuto rimandare. E ho concluso finalmente il corso CH nel 2005, prima di assumere il comando dell'11° gruppo squadroni aviazione dell'esercito Ercole. Lo assunsi il comando in Afghanistan, perché il mio predecessore al comando era partito in Afghanistan, era la prima missione, il primo intervento dei CH in Afghanistan a Kabul, e quindi lo raggiunsi a Kabul e facemmo il passaggio di consegne, il cambio di autorità e divenni il comandante della task force Eracle in quel di Kabul. Là avevamo 3 CH-47, facevamo missioni fondamentalmente di supporto logistico alla Kabul Multinational Brigade, in tutta l'area di responsabilità di questa brigata, che era praticamente tutta la città di Kabul e un intorno di qualche chilometro intorno a Kabul. E il CH già allora era un mezzo preziosissimo per quelle quote e quelle temperature, perché bisogna considerare che Kabul è a 6.800 piedi di altitudine e quindi con le temperature estive i motori avevano un calo di prestazioni notevoli e solo il CH era in grado di avere un payload, una capacità di carico a quelle quote e a quelle temperature adeguato alla missione che dovevamo svolgere. Ed è stato interessante perché il deserto, le montagne sono molto
demanding dal punto di vista della condotta del velivolo. Peraltro parliamo del CH-47 Charlie, che era ancora tutto analogico, non aveva un automatic flight control system, quindi i carichi al gancio in burnout o ad alte quote erano tutte asservite all'autopilota umano. Però è un'esperienza fondamentale, perché con i vecchi della specialità a supporto riuscivamo a compiere qualsiasi tipo di missione ci veniva richiesta. Da lì ci fu dato l'ordine di ripiegare con gli elicotteri in Italia, perché la decisione all'epoca era di ritirare i CH-47 da Kabul, e quindi mi chiesero di organizzare appunto il rientro, e fecero l'errore di chiedermi se preferivo farli tornare con gli Antonov smontati o tornare in volo attraverso Dubai, e ovviamente senza pensarci un attimo chiedemmo di tornare in volo per portare gli elicotteri a Dubai, dove avremmo smontato le pale e li avremmo poi imbarcati dopo circa un mese su una nave per farli rientrare in Italia. E quindi dovetmo organizzare tutto questo viaggio, che era più o meno 12 ore di volo, attraverso Pakistan, Iran e ovviamente Emirati Arabi. Però premessa della partenza devo puntualizzare un fatto che per molti probabilmente è sconosciuto, ma il giorno prima della partenza, con gli elicotteri già condizionati per il rientro, quindi devi immaginare che per fare una tratta di quasi 12 ore di volo dovevamo essere previdenti e avere seguito il maggior numero di parti di ricambio possibile, vista la vetustà degli elicotteri, la letteratura di rotture, per cui dovevamo premunirci su quello che poteva rompersi. Quindi gli elicotteri erano stracarichi, avevamo più o meno 10 persone ad elicottero, quindi eravamo 33 per ogni elicottero, e dovevamo essere pronti per l'indomani, era il 5 maggio. E purtroppo nel pomeriggio del 5 maggio ricevetti una chiamata dall'allora Italian National Representative, Senior National Representative, che era un colonnello degli Alpini, che mi comunicava che aveva avuto un'esplosione di un convoglio alle sue dipendenze, considerando il fatto che io ero già stato trasferito all'autorità nazionale, quindi non ero più un assetto NATO, la task force era italiana e doveva rientrare in Italia, la NATO non poteva darmi nessun tipo di compito, però era un colonnello italiano che mi chiedeva di andare a recuperare dei feriti italiani, e noi, i miei collaboratori ed io non abbiamo avuto alcun dubbio sul fatto di dover fare la missione. E quindi in meno di mezz'ora siamo riusciti gli uomini di Antares, o dell'11° gruppo allora, sono riusciti a ricondizionare gli elicotteri per un'evacuazione, una medevac d'emergenza, e scortati da una B-212 dell'aeronautica siamo arrivati sul punto e purtroppo abbiamo dovuto riportare indietro dei feriti, e alcuni non ce l'hanno fatta. E quindi il giorno dopo, con questa amarezza nel cuore, abbiamo iniziato questo rientro. L'ho menzionata questa cosa perché all'epoca avevamo dei constraints e delle regole di ingaggio molto rigidi, che significa che noi potevamo atterrare solo in zone bonificate da parte del genio per evitare ulteriori esplosivi o IED, Improvised Explosive Disposal, e quindi teoricamente non saremmo potuti atterrare da nessuna parte se prima non ci fosse stato la bonifica preventiva della zona d'atterraggio. Questo però ovviamente in una situazione del genere
uno deve fare una scelta, no? Assumersi dei rischi e farli assumere anche a chi ha alle dipendenze. E io per quello dico, ho accettato di fare questo racconto perché vorrei evidenziare quanto gli uomini dell'esercito, della forza armata, i soldati in genere, ma soprattutto quelli di Antares e del primo reggimento e dell'11° non hanno esitato un attimo nel momento che gli ho detto dobbiamo atterrare in un posto sconosciuto, però dobbiamo fare questo, dobbiamo salvare, tentare di portare a casa dei colleghi. Nessuno, in nessun caso ha mai alzato nessuna mano per dire ma è pericoloso, oppure non si può fare. Eravamo tutti un'unica cosa ad assolvere il compito, e questo è perché è un reparto speciale, è un reparto composto da uomini che, per quanto con le loro peculiarità, nel momento del bisogno non si tirano mai indietro. E quindi volevo riconoscerlo a loro e all'aviazione dell'esercito.